Salve ragazzi, siamo i Diventi Nation, sono Amberdale, siamo in compagnia di Envil e Borraccia. La scorsa settimana eravamo in compagnia di un vichingo. Quest'oggi invece siamo in compagnia di un'altra star, ma sempre della stessa stella, ovvero la Need Games. Presentati, caro. Ciao ragazzi, io sono Nicola De Gobbis, sono un membro di Need Games, siamo nati quest'anno e abbiamo portato in Italia 7C. 7C. Scopriamo insieme che cos'è 7C, perché 7C quest'anno insieme a Journey of Ragnarok, Journey to Ragnarok ha occupato un posto di prestigio nel Modena Play, appunto di quest'ultima edizione. Allora Nicola, cominciamo immediatamente a parlare che cos'è 7C. Prima fuori onda dicevamo che c'è un malinteso di fondo, perché la gente in alcuni momenti guardando anche la copertina, pensa subito ad un determinato ambiente, ovvero pirati. Invece, di che cosa si tratta 7C? 7C è un gioco di ruolo che è ambientato in una lontana cugina dell'Europa nel 1668. Quindi esattamente come succedeva in Europa, anche su Thea, si chiama così il mondo di 7C, ci sono i corrispettivi delle nazioni che conosciamo noi, quindi c'è Vodacce che è l'Italia, c'è Montaigne che è la Francia, c'è Castille che è la Spagna, c'è Eisen che è la Germania, c'è Avalon che è l'Inghilterra, eccetera, eccetera. E tutto questo, diciamo, questa nazione è logicamente contornata da questo continente è contornato da mari che effettivamente sono popolati da pirati. Ma non è esclusivamente il gioco dei pirati, questo perché ogni nazione ha una sua particolare ambientazione. Ad esempio Vodacce è l'apoteosi del Rinascimento italiano, Eisen può ricordare Barovia, con gli orrori, con questi mostri, con questa nebbia perenne. Veramente ogni campagna può essere ambientata in un modo diverso. Noi stiamo facendo una campagna molto lunga, siamo quasi alla 40ª sessione e non ci Però sono mai stati pirati. borderline la figura del pirata. Sì, esatto, è Borderline. Io ho fatto un sacco di demo anche solo con i pirati, adesso sto scrivendo una campagna esclusivamente sui pirati, sto facendo per il Free RPG Day, porteremo due avventure, una ispirata a Monkey Island e una ispirata ai Pirati dei Caraibi. Quindi è molto bello perché assieme a questo immaginario, diciamo, dell'Europa del 1600 c'è anche la grande differenza che c'è la magia. Ogni nazione ha una sua magia specifica. Noi però sappiamo che 7C non è un gioco, appunto è un gioco abbastanza vecchiotto, nel senso adesso c'è questo riadattamento. Esatto, la seconda edizione, la prima edizione era dei fine degli anni 90, scritta sempre da John Wick, era uscito per l'Alderac Games, poi per un po' di questioni, diciamo, di problematiche che c'erano state tra John Wick e l'Alderac Games, i diritti l'ha rimasti in mano all'Alderac, infatti è uscito anche il gioco di carte collezionabili. E infine John Wick li ha ripresi e ha fatto questo Kickstarter che ha fatto più di $1.300.000 ed è uscito l'anno scorso, è stato pubblicato ad agosto in America e noi ci abbiamo iniziato a lavorare immediatamente. Hai parlato anche di magia. Questa ambientazione, quindi che con queste regioni che ricordano l'Inghilterra, la Spagna, tutto questo con la magia, come convive? Allora, ogni nazione ha una sua magia ed è intrinseca proprio all'interno della storia della nazione. Esempio tipico, a Vodacce la magia la possono fare solo e esclusivamente le donne, quindi solo PG femmine, e sono le maghe della sorte, le streghe del fato, che in poche parole loro leggono gli arcani tessuti nello spazio e nel tempo, quindi riescono a vedere i vari difetti, i pregi, possono dare maledizioni. È molto 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 bello, secondo me, un PG Vodacce femmina che abbia questa particolare stregoneria. A Montaigne invece ci sono i sorcieri porté, che sono i maghi dei portali, fanno uno squarcio nella loro carne, facendo anche uno squarcio nella materia, e possono attrarre a sé degli oggetti, attraversare questi squarci per raggiungere dei luoghi. Sono Quindi veramente molto molto belle
le stregonerie molto varie permettono una sfaccettatura incredibile dei personaggi. Ma quindi sono un elemento che il personaggio acquisisce in modo innato oppure si studia, cioè a differenza mago, stregone, classiche di D&D? Può sia acquisirle in maniera innata, cioè che già parte che ce le ha, può anche acquisirle nel tempo, durante il gioco, cioè un personaggio può partire e non conoscere nessuna stregoneria e apprenderle nel corso della sua evoluzione personale del personaggio, perché una cosa interessantissima di 7C, oltre alla storia che racconta il GM, i personaggi aumentano di livello, più che altro crescono, scrivendo delle storie personali, ovvero loro si scrivono degli obiettivi e ogni step equivale a un punto praticamente, cioè quando raggiungono, ad esempio, se fanno una storia da 3 step, hanno, come una volta raggiunto l'obiettivo, hanno 3 punti che possono spendere, o per un talento che vale 3 punti, o per cambiarsi un'abilità, o per aumentare o diminuire un tratto, tutte cose del genere, tra cui possono anche acquisire il talento stregoneria. Logicamente devono contestualizzarlo, non è che uno ad esempio dice sono in barca e ho imparato il sorciere Porté, no, se è a Montaigne, se scrive una storia su Montaigne, allora potrà imparare quella determinata stregoneria. Una cosa molto importante scritta all'inizio del manuale è in inglese rule versus ruling, ovvero è più importante la regola o come vengono ruolate le regole, cioè la regola o il regolamento, che cosa è più importante? È apertissimo come sistema 7C, cioè quello che dice l'importante è che vi divertiate, i giocatori hanno tantissimo spazio all'interno del gioco, non sono bloccati come un gioco come potrebbe essere D&D, allo stesso tempo però c'è sempre la figura del master molto molto presente. Sappiamo appunto che siete stati insieme, come ho detto prima, a Journey to Ragnarok, uno dei giochi più richiesti. Com'è andata? Com'è andata a Modena? Dici un po'. Bene, è andata molto bene, noi ci eravamo dati un limite, un benchmark per coprire i costi, l'abbiamo superato del 34%, quindi molto bene. Siamo molto soddisfatti. Asmodee che ci distribuisce logicamente ha una rete di contatti molto importante, quindi il mercato sta ricevendo molto bene il gioco. Una cosa che facciamo noi, ogni martedì rilasciamo del materiale inedito e originale gratuitamente, ogni martedì lo rilasciamo, abbiamo rilasciato e lo diamo non solo alla community, ma lo diamo anche a tutti i negozi che vogliono fare demo. Facciamo dei tour, adesso partirà il nostro tour, stiamo via tutti i weekend per quasi 2 mesi e mezzo. Ma Nicola, a proposito di sistemi, il gioco 7C intendo, sì, com'è strutturato a livello di sistema? Perché io so che non usa il D20 system, ma ne usa uno diverso. Se allora, su 10. È molto molto semplice, è tutto basato su D10, si lanciano pool di D10, ogni personaggio ha tratti e abilità. Cosa succede? Quando si affronta un rischio, ovvero un'azione che necessita il lancio dei dadi, il giocatore dichiara il proprio approccio, ovvero come vorrebbe affrontare questa prova qua. È importante ruolare la descrizione, perché io prendo 3 dadi, che è il mio valore di grazia, 3 di 10, più 2 di 10, che è il valore di atletica, più ho un dado bonus in più, perché è la prima volta che uso una data abilità, quindi in questo caso atletica, più il master può darmi un dado bonus in più se gli piace come la mia descrizione. Come per esempio in Journey to Ragnarok avevamo il modulo di ambientazione e il modulo di avventura. Qui cosa abbiamo? Dentro 7C c'è tutto. C'è un manuale unico che ha dentro tutto. La prima parte, una bella parte cicciosa, più di 140 pagine, è l'ambientazione. Sembra un libro di storia, però veramente appassionante, perché c'è l'economia, c'è la cultura, il cibo, e in più c'è la stregoneria, c'è le usanze, c'è la storia, veramente molto interessante per far veramente immergere le persone all'interno del gioco. Dopodiché c'è tutta una parte su come si crea il personaggio, poi c'è la parte su come si affrontano le sequenze e le scene d'azione, le scene drammatiche, che sono quelle che ti ho detto io prima, che ti ho descritto io prima. E infine c'è l'ultima parte, che è quella dedicata al Game Master. A 360 gradi prende tutto quanto,
c'è un capitolo dedicato esclusivamente alla stregoneria, c'è un capitolo dedicato esclusivamente al duello, perché è un'altra parte molto importante di 7C. Qual è stata la difficoltà maggiore che avete trovato nel riportare in italiano il gioco originale? Forse alcuni termini marinareschi. Esatto. È molto visto specifico. Che esatto, visto descrizione di barche, descrizione di stili di duello. Abbiamo cambiato dei nomi di Vodacce che dovevano essere italiani, ma erano cioè non so, i personaggi si chiamavano Gian Giovanni di Giovanni Giovanna. Parliamo un attimo del comparto artistico, che è fantastico, uno stile davvero molto 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 bello. Le illustrazioni, ecco, per esempio, sono state appunto rifatte da voi, oppure avete... No, assolutamente. Uno dei punti di forza di 7C sono appunto le illustrazioni, che sono fatte da decine di artisti incredibili. Non le abbiamo assolutamente volute toccare. Insieme a Journey to Ragnarok, 7C è stato uno dei titoli che più ci ha incuriosito, ma subito, anche vedendo solo la copertina del manuale. Ma perché ti mette nel mezzo dell'azione, c'è la copertina, ci sono questi due duellanti, una donna e un uomo, dove con la donna inginocchiata, con la spada sguainata, e il duellante dietro con questo pizzetto che fa molto moschettiere, sì, contornati da sgherri, perché è esattamente quello lo spirito di 7C, cioè tu da solo sei in grado di sgominare anche 15 avversari. A proposito di questo argomento volevo anche chiederti, ma tu all'inizio hai detto che i personaggi anche al primo livello sono molto molto forti rispetto a delle persone comuni. Ma guarda, non è che rispetto alle persone comuni, cioè tu sei una persona come se tu fossi un grande spadaccino, tu sei un eroe, quindi ti comporti da eroe, cioè è come se fossi D'Artagnan o Jack Sparrow, cioè sei un essere umano normale, a meno che tu non conosca la magia, però sei molto 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 forte, tra virgolette. Il problema di D&D è che magari puoi fare un'azione fighissima, lanci il D20, fai uno e ti fotti. Sì. Vabbè, qua è limitato, praticamente impossibile non riuscire a fare almeno un incremento, grazie all'aiuto che ti possono dare i tuoi amici, ai punti eroi che spendi. Magari la figata la fai lo stesso, il master ti dà delle conseguenze devastanti, magari preferisci essere che ti sparino, però intanto tu stai cavalcando una cazzo di campana enorme, cioè nel senso te ne freghi. Una cosa che sicuramente sto deducendo, sembra che una cosa che affascina, che la società sia molto ben definita. La cosa più importante di 7C sono le faide tra gli stati. Alla fine di ogni, ad esempio nel capitolo iniziale, quello tutto sull'ambientazione, è diviso per nazione, alla fine di ogni nazione c'è scritto i rapporti che hanno con tutte le altre nazioni. La società è molto presente, cioè proprio è parte viva dell'ambientazione. Cioè la cosa bella per noi europei, che noi conosciamo bene l'Europa come era in passato, quindi innanzitutto a livello di ruolo, le persone che giocheranno un personaggio spagnolo, ovvero di Castiglie, useranno l'accento spagnolo, chi userà un personaggio surano, ovvero russo, faranno l'accento russo, e già questo immedesima molto. E tu riesci a capire, perché bene o male sai quali sono le culture, quali sono anche gli stereotipi di queste nazioni qua. Il romanticismo è importantissimo. Poi in Tea c'è l'amore libero, non c'è la distinzione c'è gli uomini, il sesso, e scusatemi, sia l'amore etero che l'amore omosessuale è uguale. Ragazzi, io sono arrivato qua e lo ammetto davanti al grande pubblico, che ho detto infatti a Nicola, io mi sono documentato poco proprio perché voglio scoprire con curiosità. E devo dire una cosa, che io penso che appena chiudiamo qui io vado su qualche sito e me lo compro il manuale. E noi invece vogliamo intanto ringraziare Nicola per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi ragazzi, davvero, grazie a voi. Grazie. Ci hai comunque portato anche sotto gli occhi un altro mondo fatto di pirati, campane, pirati che cavalcano campane, un sacco di roba fighissima. Vi dico solo una cosa per farti esaltare alla fine: la prima campagna che abbiamo fatto di 7C, i PG cavalcavano un Kraken e sono entrati in porto con un Kraken distruggendo tutto. Ciao ragazzi.
Ma che cazzo? Allora ragazzi, noi siamo appunto in chiusura. Ringraziamo ancora una volta Nicola per il suo tempo, per la sua gentilezza. Grazie a voi ragazzi. Per avermi sopportato. Grazie. Beggio, il beggio. Ricordiamo ancora, questa era l'intervista dei Diventi Nation a Nicola De Gobbis della Need Games per 7C. Andate a comprarlo, cavalcate Kraken, campane, quello che volete. E da Humberdale, da Anvil e da Borraccia, lo faccio io. E da Nicola. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.